benvenuti alle grotte di Pertosa Auletta. Prego, signori. Bene, allora per quanto riguarda questo tratto che noi facciamo con la barca, ecco, allo stato naturale era un piccolo ruscello di 50 centimetri. La SME, Società Meridionale Elettrica, oggi Enel, 1924, ecco, per non far perdere queste acque inutilmente, ha sbarrato l'ingresso e ha costruito una condotta forzata, che ancora oggi alimenta una piccola centrale idroelettrica a 200 metri più giù dell'ingresso. Sbarrando l'ingresso si è alzato il livello dell'acqua, si è pensato alle barche. La profondità massima è di 4 metri all'ingresso principale, 2 metri a metà lago, circa 1 metro dove noi abbiamo preso la barca. La temperatura dell'acqua è 9-10 gradi, ecco, la lunghezza in acqua è di 250 metri, poi faremo circa 2 chilometri a piedi. Chi è che alimenta questo bacino? Non è altro che una sorgente sotterranea che nasce da questa catena di monti denominata la catena dei Monti Alburni, sorgenti che versano da 500 a 600 litri di acqua al secondo ed è sempre costante sia d'estate che d'inverno. Infatti quanto ne versa la cascata che noi visiteremo, tante ne assorbe la centrale idroelettrica giù. Bene signori, apertura al pubblico 1932, sono circa 87 anni che si visita pagando un biglietto e in questo modo molto caratteristico e soprattutto ecologico. Infatti con l'ausilio di questi barconi questa grotta la rende unica in Italia che si entra in barca. Primo documento scritto 1526. Fu un frate domenicano di Bologna, Leandro Alberti, che facendo una descrizione dell'Italia meridionale
ecco, citò per la prima volta l'ingresso delle grotte su questa cartina meridionale dell'Italia. Già allora all'ingresso principale ha trovato l'altarino di San Michele Arcangelo. Per questo noi abbiamo scritto anche Grotte dell'Angelo di Pertosa-Auletta, anche perché San Michele Arcangelo è un protettore delle grotte, è colui che divide il giorno dalla notte. Signori, poi successivamente, ecco, due archeologi della zona, Paolo Carucci e Giovanni Patroni, dal 1897 fino al 1907 scavarono all'ingresso principale e riportarono alla luce dei reperti archeologici, come armi in pietra, scheletri umani, di animali, resti di palafitti. Questi reperti ancora oggi custoditi al Museo Nazionale di Napoli, al Pigorini di Roma e al Museo Provinciale di Salerno. In attesa che ritornino qui a Pertosa, abbiamo notato questa scritta MIDA, Fondazione MIDA. MIDA sta per Musei Integrati dell'Ambiente, proprio MIDA 01, Museo Speleo Archeologico, dove è stata riprodotta questa palafitta in misure reali per far capire come l'uomo viveva qui nell'ingresso delle grotte 3.500-4.000 anni fa, nell'età del bronzo medio. Immaginate che in questo ingresso principale c'era questo paesaggio palafitticolo unico in Europa, unico perché la palafitta era si chiama modulare. Modulare significa 2 metri per 2 metri, che loro se succedeva che qualche palo andava via potevano smontare 2 metri e poi rimontare subito di nuovo, per cui erano già ingegnosi in quel periodo, parliamo di 4.000 anni fa. Bene signori, siamo giunti, ecco, all'ingresso principale, dove questa grotta è molto particolare. Qualcuno mi domanda, dice, chi è che ha scoperto le grotte? In realtà non c'è una vera e propria scoperta delle grotte, perché notiamo che l'ingresso è situato in alto. Ecco, questo ci fa capire che stava all'occhio di tutti dall'esterno, mentre tutte le altre grotte sono degli inghiottitoi dove si scende giù e si va in cunicole sotterranee. Qui invece abbiamo questa immensa cavità nel cuore della montagna, ok? Andiamo a salire e non a scendere, ok? Bene, notiamo che siamo giunti all'ingresso principale, quest'antro molto grande, notate? Bene, allora per quanto riguarda la grotta è di origine carsica, cioè è stata erosa, scavata da un fiume. Attenzione, fiume, niente a che vedere con quest'acqua. Questa è una sorgente sotterranea, ma il fiume che ha scavato le grotte veniva denominato fiume negro perché veniva dall'oscurità della grotta stessa. Poi a causa di una frana naturale milioni di anni fa, ecco, questo fiume ha deviato, adesso passa all'esterno e deviando ha cambiato anche il suo nome. Oggi si chiama Tanagro, sempre derivante dal vecchio negro, ovvero negro, fuoriuscito dalla tana, considerando appunto questa grotta la sua tana, ed è quello che avete attraversato mediante il ponte 100 metri prima del piazzale. Milioni di anni fa passava di qua. Naturalmente attualmente questo piccolo laghetto prende il nome di fiume Negro. Okay? Una volta che il fiume è andato via, qui dentro si è prosciugato, ecco, prosciugandosi interviene l'acqua piovana. L'acqua piovana che cosa fa? Attraversa i vari strati di roccia sovrastanti a noi, scioglie il calcare e i vari sali minerali e li porta giù. Arriva la goccia molto ricca di calcare qua nell'interno delle grotte, si dimezza e a contatto con l'ossigeno si risolidifica, avviene il processo inverso. Metà goccia rimane su da forma alla stalatite, che è la parte superiore, noteremo dall'alto verso il basso, metà goccia cade giù da forma alla stalagmite, che è la parte inferiore, noteremo dal basso verso l'alto.
Poi nell'interno faremo ancora delle soste appropriate dove vi darò ancora altre notizie, va bene? Bene signori, siamo giunti nella vecchia dimora dei pipistrelli, dove la Montelison circa 60 anni fa ne ha estratto 30 tonnellate di guano di pipistrelli, che ne ha fatto ottimi concimi per la terra, uno dei migliori fertilizzanti. Ecco, qualcuno domanda, dice, perché non ci sono più i pipistrelli? Perché naturalmente loro vivono al buio e in silenzio, siamo arrivati noi e la luce. Quei pochi che sono rimasti sono in questa parte speleologica della grotta, dove è una specie protetta, si chiama la nottola. Noi in quel percorso lì sono circa un anno e mezzo che non andiamo per far proprio riprodurre questa specie, per far capire quanto teniamo alla natura, perché il pipistrello è molto importante, ok? Da quella parte invece notiamo il Belvedere, bello da vedere perché noi notiamo questa parte dove passiamo noi giù con la barca, noi siamo passati di qua, ok? Bene signori, invece qui volevo farvi notare questa testimonianza del fiume che passava in questa grotta, perché prima io vi ho detto che la grotta è stata erosa, scavata da questo fiume, e qui abbiamo la testimonianza che il fiume passava proprio di qua in questa grotta, perché notiamo questi ciottoli, dove notiamo queste pietre arrotondate che si chiamano ciottoli. Questa è una testimonianza che la grotta, in questa grotta passava questo fiume che si chiamava Negro, ok? E qui notiamo i ciottoli. Bene signori, allora da quella parte la grotta prosegue per circa 600 metri
dove si arriva a questo sifone che fuoriesce quest'acqua dal sottosuolo. Noi questo percorso qui l'abbiamo aperto il 5 agosto 2004 come percorso speleologico. Cosa vuol dire? Si va direttamente al buio, allo stato naturale. Noi forniamo l'attrezzatura, il casco con gli stivali, dove possiamo fare questa visita avventuriera, speleologica, che dovete pensare che in Italia soltanto 2 grotte lasciano fare questo percorso speleologico, che Frasassi, che si trova nelle Marche, e Grotte di Bertosa-Auletta fa fare anche questa avventura del percorso speleologico a chi non è addetto alla speleologia. Ok? Bene signori, possiamo andare avanti. Siamo giunti nella Sala del Paradiso, chiamata così perché qui notiamo che è bianco candido allo stato naturale, perché da poco è aperto al pubblico, 1° luglio 2003, facendo soltanto qualche visita al giorno, perché dovete sapere che il nemico maggiore delle grotte è la luce, crea la fotosintesi clorofiliana. Circa 7 anni fa abbiamo installato questo nuovo impianto elettrico tecnico e scenografico, che sono dei LED, dove praticamente non dovrebbe provocare questa fotosintesi clorofiliana, o quantomeno la rallenta di tanto. Ok? Bene, prima in barca io vi parlavo di stalattiti e stalagmiti che si formano grazie all'acqua che va. Naturalmente noi siamo in questa cavità della montagna, dove sopra di noi c'è montagna, sopra la montagna ci sono gli alberi, sotto gli alberi c'è questo strato di terriccio che si chiama humus, dove quando piove l'acqua piovana attraversa l'humus, si arricchisce di anidride carbonica. Cosa fa? Innesta un processo chimico da carbonato di calcio che alla parte solida lo fa diventare bicarbonato di calcio, lo stato liquido, dove questi strati di roccia arriva nell'interno delle grotte, arriva questa gocciolina molto ricca di calcare e a contatto con l'ossigeno qui nell'interno delle grotte di nuovo carbonato di calcio allo stato solido, cioè da bicarbonato diventa poi carbonato di calcio allo stato solido. Metà goccia rimane su, dà forma alla stalattite che è la parte superiore, metà goccia cade giù, dà forma alla stalagmite che è la parte inferiore. Ok? Ci portiamo un pochino più avanti. Allora, signori, ecco, io dico braccio del paradiso, bellissima, ma dico anche perché paradiso è un po' come noi. Dio ci dà la vita e poi ce la toglie. Qui è la stessa cosa, tutte le stalattiti scendono, ecco, tutte le stalagmiti salgono, un giorno si uniscono come in questo caso. Una volta che è avvenuta l'unione perdono il nome individuale di stalattiti e stalagmiti per prendere un nome unico di colonne. Non potendosi più sviluppare in altezza, sviluppano in diametro. Ecco, con questo che cosa voglio dire? Che da quella parte, notiamo, sono tutte colonne uno vicino all'altro, ma in realtà l'acqua veniva da questa parte e usciva di qua. Ecco, questo ci fa capire che col passare dei milioni e milioni di anni anche le grotte sono destinate a morire, perché questa grotta è considerata una grotta attiva. Attiva significa che ogni stalattite ha la propria gocciolina. Pensate che per formarsi soltanto 1 centimetro di
di stalattite o di stalagmite in queste grotte occorrono da 70 a 100 anni, perché come roccia non è molto permeabile. In media nelle altre grotte occorrono da 35 massimo 40 anni, ok? Siamo giunti nella sala delle spugne, dove è un fenomeno molto strano. Notiamo tutte queste buche, come si formano. Ecco, notiamo che di fronte a noi prima veniva giù l'acqua, si nota che è una cascata, e veniva giù molto lentamente. Notiamo che ha depositato il calcare anche dove scendeva l'acqua. Guardiamo a terra, è tutto carbonato di calcio cristallizzato. Questi pallini di cristallino con l'acqua e il calcare si attaccano e con le onde creavano queste buche. Naturalmente qui parliamo di milioni di anni e l'acqua veniva giù molto lentamente, che dava questo tempo di solidificarsi e di allargarsi naturalmente. Questo è un fenomeno molto strano che notiamo solo qua, in queste grotte di queste dimensioni, ok? Invece da quest'altra parte, 10 metri più avanti, abbiamo la frana, dove questa frana ha fatto deviare il fiume, ok? E qui si fa la scalata della grande frana. Quando si fa un percorso speleologico si va su di 45 metri più alti dell'ingresso, ci fa capire che la grotta va a salire ma non a scendere, ok?